Ciao, bentornato ai nostri tutorial su Guitar Pro 7. Oggi vedremo come copiare, incollare e tagliare. Per accedere alle funzioni di taglia, copia e incolla si può accedere direttamente dal menu modifica, taglia, copia, incolla, eccetera. Ovviamente questo è il metodo più scomodo. Il metodo più comodo è quello di utilizzare, come succede in altre applicazioni, il tasto destro del nostro mouse. Vedete che si accede al menu taglia, copia, incolla, eccetera. Ho preso questo file di esempio Art Rock perché, come vedete qua in basso nella vista generale, è un file multitraccia, quindi contiene la partitura di una chitarra distorta, del basso e della batteria. Allora, cominciamo a parlare del taglio copia su una singola traccia. La copia su una singola traccia, quindi in questo caso stiamo parlando della traccia di basso, copia tutto il contenuto che noi abbiamo precedentemente selezionato. Il taglio, ovviamente, funziona allo stesso modo, tagliando, invece di copiare, la parte selezionata. Poiché qua stiamo tagliando o copiando da una singola traccia, cioè non da più tracce multiple, la funzione, cioè questa funzione di taglio e copia, non prenderà in considerazione la struttura delle battute, quindi tempi e chiavi. Creiamo una nuova battuta. Diciamo che io voglio copiare la battuta numero 7, quindi seleziono, tasto destro, copia, vado sulla battuta numero 14. In questo momento posso fare tasto destro, incolla e mi verrà incollata la battuta copiata. Spostandomi poi con il tasto freccetta andrò sulla battuta successiva. Per farlo senza mouse selezioniamo la nostra battuta 5 che vogliamo copiare, facciamo Command C, ci posizioniamo sulla battuta dove vogliamo incollare la parte copiata, Command V, ed ecco che la parte è stata copiata. Chiaramente la copia può essere fatta anche su più battute. Selezioniamo 4 battute, Command C, ci mettiamo su questa, Command V, e abbiamo copiato le nostre battute. Vi faccio notare una cosa: se io mi sposto sulla partitura di un'altra traccia, quindi in questo caso della chitarra distorta, vedrete che sono state aggiunte le battute che sono state aggiunte anche in quelle di basso, ma sono state lasciate vuote, proprio perché il comando di copia che noi abbiamo fatto riguardava solo la traccia di basso. Per tagliare, allo stesso modo, si selezionerà la battuta che vogliamo tagliare, per esempio in questo caso io ho selezionato la numero 6, si può fare tasto destro taglia, oppure il comando da tastiera Command X. Vedete che la battuta viene svuotata. A questo punto mettiamoci qua, aggiungiamo una battuta, Command V, e la battuta è stata portata dalla numero 6 alla numero 20. Chiaramente in questo caso la battuta numero 6 è stata svuotata, ma non è stata eliminata, perché altrimenti avrebbe tolto la battuta 6 delle altre tracce, creando un problema. C'è poi la funzione taglia copia in modalità multitraccia. Cosa vuol dire in modalità multitraccia? Allora, vediamo una battuta, per esempio la numero 13. Se io seleziono la battuta numero 13 e faccio Command Shift C, oppure tasto destro copia tutte le tracce, se aggiungo una nuova battuta qua, la numero 22, e faccio incolla, non solo, eccola qua, incollerò la battuta dello spartito in cui mi trovo adesso, che è quello di basso, ma anche nello spartito di chitarra, vedete, è stata copiata la battuta numero 13 ed è stata incollata anche per lo spartito di chitarra. Stessa cosa, vedete, per lo spartito di batteria.
La stessa cosa funziona anche per il taglio, quindi se io copio una battuta, per esempio la 22 che ho appena faccio tasto destro, taglia tutte le tracce, se poi mi posiziono su una battuta nuova tipo la 23 e faccio incolla, mi ritroverò la battuta 23 anche, eccola qui, sulle altre partiture, tagliata e incollata. Un ultimo tipo di incolla è l'incolla speciale. Come funziona? Selezioniamo una battuta che vogliamo copiare, la copiamo, la mettiamo qua. Se io faccio incolla speciale al posto di incolla, mi si apre una finestra di dialogo dove posso definire alcune modalità di incollamento. Per esempio, posso dirgli di incollarla più volte, di inserire gli appunti, qua non ci sono, che erano presenti all'interno di questa battuta che ho copiato. Se ci fossero stati degli accordi, di copiare anche gli accordi e ripetermeli. Se ci fossero stati dei testi, di copiarli, dei contatori, di copiarli. Quindi, in definitiva, spostando questa barretta, io posso dire al programma incolla oltre alle note anche altre opzioni, se disponibili chiaramente. Bene, oggi è finito, è stata una cosa molto veloce, molto semplice. Dal prossimo tutorial cominceremo a vedere la parte sinistra dello schermo nel dettaglio. Come sempre vi invito a lasciare i vostri commenti e i vostri consigli qua sotto, a mettere un mi piace e a iscrivervi al canale se vi è piaciuto questo video. Vi auguro una buona giornata e questo è il mio saluto. Ciao! Ciao 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 ciao!